Io sono Valentina, ho 30 anni, sono da 3 all'interno dello studio di Mario Cucinella a Bologna, uno studio di architettura che fa un po' della sostenibilità, anche se è una parola che non ci piace troppo pronunciare, è un po' il suo core business, diciamo. E io sono responsabile del dipartimento di ricerca dello studio e in più faccio parte del team che segue la didattica della School of Sustainability, che è un corso post laurea che Mario ha fondato ormai 5 anni fa, sempre a Bologna. Si fa secondo me un gran parlare di quelle che sono le aree verdi all'interno delle città, gli alberi sugli edifici, però credo che in qualche modo si dovrebbe cercare quanto più possibile non solo di inserire il verde e tutto ciò che è vegetale all'interno delle città e degli edifici, ma di capire innanzitutto come funziona il verde e il mondo vegetale e di provare invece a imitarne i meccanismi, quindi in qualche modo una città che sia ispirata a quelli che sono i meccanismi del mondo vegetale, che provi a metterli in pratica, quindi un verde meno visibile se vogliamo, ma più di sostanza, e che credo che questo possa avere appunto degli impatti. E dall'altra mi immagino una città che non sia disegnata solo da architetti, ma ci sia sempre più un dialogo tra le diverse expertise e il contributo che ciascuno può dare, ecco. Sostenibilità secondo me è un termine un po' ombrello, nel senso che poi racchiude tanti aspetti. Probabilmente la prima cosa da fare in uno spazio come questo è considerare anche quelle che sono le istanze delle persone che ci vivono intorno, quindi fare un po' in modo che siano le stesse comunità che gravitano intorno a queste aree dismesse a interpretare che uso si può fare degli spazi, quindi studiare delle soluzioni anche molto leggere e flessibili che si prestino a molteplici interpretazioni, e una volta che si sono assorbite questi input cominciare invece un discorso che passa più dal software all'hardware, tentare in qualche modo di applicare alcuni principi, che sono ad esempio pensare già a un edificio che tra 10 anni potrebbe cambiare nuovamente. Anche il cambiamento va progettato, quindi non progettare pensando che qualcosa che noi facciamo come architetti rimanga ferma, cristallizzata nel tempo, ma fare in modo che sia già flessibile e che sia flessibile con il minore impatto possibile sull'ambiente. Non è tanto, secondo me, cercare il minore impatto, cioè quella è un po' una stagione della sostenibilità che, se vogliamo, è un po' conclusa, ma cercare quanto invece si possono combinare tutte le forze, dai professionisti che si occupano di ambiente e di architettura a quelle che sono le istanze della comunità, e cercare invece di trasformarle in valore aggiunto. Quindi non un approccio negativo e timido, ma un approccio propositivo e virtuoso. Per poter dire che un luogo ha successo, credo che dovrebbero trovare casa e sentirsi a casa anche generazioni diversissime tra di loro, quindi mi immagino un luogo in cui possono convivere tranquillamente anziani e bambini, per esempio, che sono un ottimo test, perché diciamo che noi categorie intermedie siamo un po' più facilmente affascinabili, mentre se questo posto riesce a riscuotere successo da parte di queste utenze che sono un po' più delicate ma anche un po' più esigenti, credo che allora si sia trovata, diciamo, la risposta giusta.